Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un full length davvero sontuoso a livello di atmosfere da parte di una band svizzera che mescola molto bene black, doom e post metal. Vorremmo ascoltare più musica di questo livello. Così dicevamo alla fine della video recensione, se ti interessa la trovi in alto, di Ombrain, eccellente EP pubblicato dagli Wazara nel 2023. In effetti, per quanto breve, nel suo quarto d'ora per 3 canzoni, il disco ci aveva colpito molto. Per questo è stato con gran piacere che abbiamo accolto Arbor, secondo full length di questa band nata a Zurigo nel 2015. Riuscirà nel difficile compito di essere all'altezza del disco precedente? Scopriamolo assieme. Innanzitutto, rispetto a Ombrain, lo stile ha subito una svolta estrema. La parte black metal, melodica e di rado aggressiva sentita nell'EP, si è sviluppata molto. Ora, a tratti, sa essere rabbiosa, seppur di solito sia più profonda a livello emotivo, oltre che molto atmosferica. È un cambiamento udibile sia a livello di riff, sia per la voce di Barbara Brauand. Se non mancano distesi passaggi col suo cantato leggero, ipnotico, fascinoso, la cantante sfodera molto più spesso che in passato lo scream per accompagnare meglio i momenti più black. In ogni caso è un ingrediente molto funzionale per Arbor, visto la capacità degli Wazara di usarlo per intessere belle sensazioni e quello di unirlo bene alle altre componenti, come il doom. Di rado si esprime in maniera tradizionale e pesante, come nella opener 13 Confins, lenta e onirica, mentre di solito è anch'esso più atmosferico e comunque meno presente che in passato, se non a livello di melodie. Nella musica degli svizzeri è invece rimasta centrale l'anima post-metal, ben integrata con le altre due e il fulcro intorno a cui il gruppo ruota. La sua impronta è presente in maniera forte sia nei momenti più intensi, fondendosi col black, sia in quelli più tranquilli, in cui emergono anche tanti elementi post-rock e shoegaze. Soprattutto però è presente nelle atmosfere, ad alta caratura emotiva. Sa essere a tratti disperata e a tratti speranzosa, a tratti cupa e a tratti trionfale. Tutte sensazioni gestite molto bene. Di certo quello atmosferico è il lato più forte per gli Wazara, seppur la sua miriade di sfaccettature a volte rappresentino un difetto per Arbor. Nei fatti il disco è un oceano sonoro in cui a tratti ci si perde, anche a causa dell'impostazione caotica dei brani. Non è sempre un problema, nella maggior parte dei casi rende solo il disco di difficile ascolto, impenetrabile, ma altrove un po' incide. Per fortuna, mai troppo. Se in certi frangenti gli Wazara perdono di vista la musicalità, molti di più sono quelli in cui riescono a incidere e a mostrare la loro bravura. Per esempio, nella citata 13 Confins o in Her Ashes Down the River. Alterna passaggi in stile black metal, spesso dolorosi, ma a volte anche piuttosto malefici, dissonanti, a stacchi espansi che fanno respirare bene il pezzo, in un caleidoscopio di sfumature di nero. Anche Indigo Sleep oscilla tra lidi più black e altri più dilatati, con una leggera preferenza per i secondi, pieni di elementi shoegaze e a volte anche un vago eco di drammaticità gothic metal. Al contrario, Nova è il pezzo più black della scaletta, con passaggi che toccano l'incarnazione classica del genere, ma spesso possiedono anche un senso di decadenza e di ricercatezza molto moderni, che si rinforzano nella malinconica sezione centrale. Arbor raggiunge però il picco assoluto con il duo finale. Prima Ocean si mostra al tempo stesso vittoriosa e sognante, con momenti roboanti dalle melodie shoegaze alternate ad altri tranquilli, di serena nostalgia, rafforzata spesso dagli assoli di chitarra. C'è però spazio anche per tratti più black che riprendono gli stessi temi, ma solo di rado sono aggressivi. Più spesso contribuiscono alla peculiare, indescrivibile aura creata dagli svizzeri, che avvolge a meraviglia. La conclusiva Zessa, Reborn, è invece la rilettura del brano che dava il nome al primo EP della band, datato 2019, e una certa differenza col resto è percepibile, ma non eccessiva. Rispetto alla più morbida e spoglia originale, gli Wazara sono stati bravi a riadattarla al proprio genere attuale, per un pezzo ancor più incantato e atmosferico del resto. Nonostante le dissonanze black, la voce di Brauand rimane pulita e ti guida in un mondo post-metal fatto di sogno, insieme dolce e malinconico, con la prima sensazione che si sviluppa soprattutto nella seconda, calorosa parte. Un mondo mai noioso lungo i suoi 8 minuti. Parliamo anzi di un finale col botto. Per rispondere alla domanda iniziale, Arbor è allo stesso livello di Ombrain? Per quanto ci riguarda, sì, forse qualche momento meno bello e il difetto che abbiamo citato lungo il video gli impediscono di raggiungere il capolavoro, ma riesce comunque a sfiorarlo.
E se è vero che da alcuni spunti gli Wazzara sembrano in grado di fare anche di meglio, in fondo non importa. Forse questo loro secondo full length non è per tutti i palati, ma gli amanti del post metal e del black metal moderno sapranno amarlo, poco ma sicuro. Voto di Heavy Metal Heaven 89 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo tirato verso le atmosfere della band svizzera? Dicelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale ed attivare la campanella degli avvisi per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine ci trovi su Instagram, Facebook e Pinterest. Come sempre i nostri link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!